Ciao a tutti drivers, oggi parlerò ancora di Project Cars 2. Perché? Perché nello scorso video ho ricevuto qualche critica, cosa assolutamente plausibile, e soprattutto girando un po' il mondo del social, insomma di YouTube, ne ho sentite di tutti i colori. Quindi, dal momento che questo video è prettamente informativo, non è assolutamente una shitstorm contro Project Cars. Non è, se avete aperto il video per questo motivo, chiudetelo perché non è il caso, ragazzi. Su questo argomento ho una riflessione finale che sono sicuro vi troverà tutti d'accordo. Quindi prendetevi un caffè, rilassatevi e andiamo a vedere insieme quei punti che ho affrontato nello scorso video. Iniziamo subito con la frenata. Come ho scritto, nessun tipo di aiuto elettronico, quindi niente intervento dell'ABS. Andiamo a vedere che cosa succede. Come avete visto, nessun dramma, tutto fila liscio. Certo, parto dal pestone iniziale per poi andare a modulare, ma comunque è molto semplice da gestire, specialmente se vieni da assetto corsa, da R-Factor 2. La frenata è più gestibile anche senza elettronica. Ora parliamo di ingresso e di uscita di curva. Guardate voi stessi, ragazzi, entrate fulminee che possono essere tra virgolette giustificate dal mio setup con delle molle più dure, un setup più sovrasterzante che mi permette di entrare aggressivo in curva. Ma se guardiamo le uscite di curva, la macchina non perde mai aderenza. C'è quel piccolo scodinzolamento che al volante non avete neanche quasi bisogno di correggere. E per concludere questa parte di video, osservate attentamente l'ultima curva, la parabolica. Guardate con attenzione che cosa succede. L'avete visto, ragazzi? Non sono io che mi sogno le cose? A metà curva è come se ci fosse uno scalino che mi spinge all'interno della curva. Questa cosa non può esistere, non è vero, non c'è una tale pendenza o non ho una barra antirollio posteriore molto carica che mi permette di avere così tanto grip a metà curva. È come se una forza aliena ci spingesse all'interno, permettendoci di seguire una linea che con quell'entrata che ho fatto non può esistere, non è vero. Passiamo qui invece a un altro video, Porsche GT3 a ring, 3 giri, sempre senza assist, con il meteo variabile. E ragazzi, cosa ci aspettiamo da un server pubblico alla prima variante? Vogliamo scoprirlo subito o aspettiamo che succeda? Aspettiamo che succeda. E come volevasi dimostrare, come qualsiasi gioco di corse online, il ritardo mentale c'è sempre. Ma sono qui per farvi vedere il ritardo mentale di certi giocatori? Assolutamente no. Lo sappiamo, lo sapete. Non è assolutamente qualcosa di nuovo. Però mi sembrava giusto, come al solito, sottolinearlo che non capisco dove sia il divertimento a guidare così. Non lo so, non l'ho mai capito. Vabbè, andiamo avanti perché non è questo l'obiettivo del mio video. Passiamo direttamente alla fine del primo giro. Sono molto indietro, ho perso tante posizioni, però sta iniziando a piovere,
quindi sono convinto che tanta gente andrà a cambiare le gomme. Quale migliore occasione per non fare un test e vedere come si comportano le gomme da asciutto sul bagnato? Certo, dobbiamo ricordarci che tramite il live track l'asfalto impiegherà un po' di tempo a bagnarsi completamente, quindi dovrò riuscire ad adattare il mio stile di guida in base a quanto grip mi consente l'asfalto e quanto grip mi danno le gomme da asciutto sull'umido e sul bagnato. Ora vi lascerò circa un minuto di gameplay e vedrete voi stessi che oggettivamente, pur essendo la pista umida, non mi sto trattenendo, non sto adattando tantissimo il mio stile di guida a quelle che sono le condizioni. Quindi guardatevi questo minuto e vedete voi stessi che non vi sto dicendo una baggianata, è tutto vero, il mio stile di guida è cambiato sensibilmente, ma proprio pochissimo. Ora però ragazzi le cose cambiano. Appena entro nel vecchio ring la pista è più bagnata e vi assicuro che si sente. Infatti da qui a poco potrete notare come sono molto più cauto. Ho uno stile di guida che si avvicina più a quello che sarebbe il mio stile di guida su assetto corsa, quindi un po' più morbido, più tranquillo, meno esagerato. Il grip si sente che è diminuito, quindi devo per forza adattarmi. Piccolo taglio perché altrimenti qua esce fuori un video di 20 minuti. Ora mi trovo sotto al mio diretto avversario per il quarto posto. La pista è sempre bagnata, quindi sempre cauto, però quello che noto è che guidando all'assetto corsa sono molto più tranquillo, molto più veloce, infatti non ho nessun problema a sorpassare quello che è il mio diretto avversario di fronte, non perché faccio chissà quale staccata o chissà quale entrata in curva, semplicemente seguendo le linee e adattando il mio stile di guida riesco a trovare il grip che troverei normalmente su assetto corsa o R Factor 2 girando sull'asciutto. Quindi adattando il mio stile di guida non ho nessun problema ad andare forte, pur essendo la pista in condizioni non ottimali, quindi con un grip inferiore. Ora vedrete che senza nessun problema, pur avendo le gomme da asciutto, riesco a sorpassare sia il terzo concorrente che poi il secondo che entrerà nei box. Quindi è dovuto al fatto che sono un mago della pioggia? Assolutamente no. Immagino che per adesso io sia riuscito a gestire la macchina perché sono abituato a correre su assetto corsa, quindi è una fisica che se sbagli ti punisce di più. Certo, dopo 2-3 giri le gomme immagino fossero da cambiare, quindi entrate ai box e via dicendo. Ma quello che voglio sottolineare ragazzi è che comunque qua mi sono divertito. Ora, sapete bene che non sono un marchettone, non vi devo vendere un prodotto, non vi devo vendere Project Cars 2, non prendo alcun soldo da Slightly Mad Studios, non prendo nessun soldo per quello che fate voi, per quello che andate a acquistare voi, quindi non ho nessun interesse a dirvi delle bugie. Quello che
quello su cui voglio farvi riflettere è: non fatevi ingannare dal marketing. Non fatevi ingannare dal marketing, perché se Project Cars 2 si fosse presentato come un buon titolo per approcciarsi alla simulazione, approcciarsi, sottolineo, lo sottolineo 2 volte, senza avere quel carico di allenamento, competizione, voglia di crescere e soprattutto interesse nel migliorarsi a livello proprio di conoscenza, perché comunque vi riporto la mia esperienza. Io ho circa 1100 ore di assetto corsa, di cui almeno 300-400 le ho passate a impararmi a fare i setup, e non sono diventato un dio dei setup, sono un modesto amatore. Quindi non fatevi fregare dal marketing, quindi non andate in giro a dire assetto corsa è il simulatore definitivo, no, Project Cars è 10 scalini superiore ad assetto corsa. No, sono 2 prodotti totalmente diversi. Uno richiede costanza, allenamento, tanto tempo da dedicarci, l'altro ti permette di avvicinarti a quello che è il secondo mondo, ma ti permette anche di divertirti senza alcun impegno o con un impegno inferiore. Immaginate voi studenti universitari, voi genitori con figli che lavorate tutto il giorno e tornate a casa, non avete tutto quel tempo che richiede assetto corsa per diventare neanche, dico, un top sim driver che gira in 1,46 a Monza. Un amatore medio comunque faticate, avete bisogno di tanto tempo per arrivarci. Project Cars 2 ti dice: qua, se hai avuto esperienze su dei simulatori, guidi pulito, te la vai a cavare alla grande, ti diverti, specialmente se corri con altre persone che hanno la stessa esperienza. E sono il primo a dirvi, ragazzi, che su Project Cars 2 io mi diverto. Non sempre, non con tutte le macchine, ma per la grande maggioranza delle cose che ho fatto in queste 6-7 ore mi sono divertito. È stato un piacevolissimo stacco. Torno a casa dal lavoro, ho 2 orette, mi piazzo su Project Cars. È il sabato, ho tanto tempo libero, mi piazzo su assetto corsa, dopo tutte quelle ore e ore passate a imparare. Quindi, per favore, non finiamo come i tifosi di calcio. Io i tifosi di calcio non li sopporto, perché sembrano dei bambini che parlano: sì, il mio gioco è più bello, no, è più bello il mio. No, per favore, è il mondo della simulazione, è il mondo delle automobili, ed è un mondo fantastico appunto perché queste cose non esistono. Lewis Hamilton è un grande pilota, mi sta sui coglioni, però è un grande pilota e lo ammetto, non ho nessun problema. Anche se corre per Mercedes, non mi interessa, è un grande pilota e lo ammetto, punto. Project Cars 2 non è un titolo simulativo, ma è divertentissimo, lo ammetto. Assetto corsa è un grandissimo titolo simulativo, ma ogni tanto mi annoia, lo ammetto. E quindi concludo questo video salutandovi e sperando di non avervi annoiato. Ci vediamo alla prossima, saluti e baci, Project Racing.